In Italia abbiamo così tante città splendide e significative, ognuna con le sue particolarità, tradizioni differenti, storia e arte. Alcune però vengono prese meno in considerazione quando si decide di fare un viaggio, e Brescia, secondo noi, è tra queste. Durante il nostro weekend però abbiamo scoperto un centro vivace che ha molto da raccontare, e se nel vostro immaginario ci sono solo industrie e palazzi austeri, siamo pronti a farvi ricredere. Venite con noi in questo nuovo itinerario. Dopo aver concluso la nostra serie di video tra l'Australia e la Nuova Zelanda, riprendiamo con le nostre esplorazioni in Italia, e per la prima uscita dell'anno non siamo andati molto lontani da casa. Arriviamo appena dopo pranzo e lasciamo la macchina nel parcheggio sotterraneo Fossa Bagni. È in una posizione perfetta e costa 9 euro per 24 ore. La nostra prima tappa è la vicina Contrada del Carmine, uno dei quartieri più caratteristici e antichi di Brescia. Abitato fin dal Medioevo da artigiani e mercanti, è diventato negli ultimi anni, dopo una riqualifica, dinamico e multiculturale, con locali attivi soprattutto la sera e tante botteghe. Attraversando stretti vicoli di case colorate arriviamo in Corso Garibaldi, dove spunta la Torre della Pallata, con la sua fontana alla base. Di origine medievale, è stata più volte distrutta e ricostruita nei secoli. Anche ora sta subendo dei lavori di restauro, ma merita un passaggio. È proprio un bello scorcio. Quando visitiamo una nuova città, se ci seguite da un po' lo sapete, è fondamentale per noi cercare le librerie più belle e caratteristiche. A pochi passi dalla torre troviamo Caleidoscopio, che ha inaugurato da pochi mesi. All'interno è semplicemente bellissima, con sale tutte diverse e tematizzate, con alcune edizioni speciali molto interessanti. I ragazzi che ci lavorano sono stati super gentili e siamo stati felici di conoscerli. Nel frattempo è uscito un po' di sole, raro in queste ultime settimane. Arriviamo nella splendida piazza della Loggia. È stata realizzata nel XVI secolo sotto il dominio della Repubblica di Venezia, e questo si nota subito dal Palazzo della Loggia, fortemente ispirato ad altri modelli veneziani e anche dall'orologio astronomico. Proprio a lato della piazza si trova la Torre Bruciata. Passateci anche solo per scoprire uno dei luoghi più curiosi del centro. Sotto all'arco si trova la piccola chiesa di San Faustino in riposo, che purtroppo abbiamo trovato chiusa, ma subito dietro l'angolo a sinistra ecco che spunta il Trullo di Brescia, il campanile della chiesetta con una forma insolita che in effetti ricorda le famose costruzioni pugliesi. Camminiamo sotto i portici fino a Piazza della Vittoria. L'ambientazione è completamente differente, tutto linee dure e cemento. Non siamo per nulla fan dell'architettura razionalista, si era capito? Nel portico, posto proprio sotto la Torre della Rivoluzione, è possibile osservare il Rinoceronte, opera di Stefano Bombardieri. Anche se Brescia si trova solo a 1 ora e mezza da casa nostra, è la prima volta che visitiamo il centro. Grande pecca, ora stiamo recuperando. Una cosa che abbiamo appena scoperto è che c'è la metropolitana. È una delle 7 città in Italia ad avere una metropolitana nel centro. Il biglietto costa 1,70 € corsa, giusto per informazione. Dopo una sola fermata scendiamo a San Faustino, a pochi passi dal parcheggio e dall'appartamento che abbiamo prenotato. È carino e in un'ottima posizione, per una notte è più che comodo. Lasciati gli zaini, usciamo di nuovo e torniamo in zona Carmine, attraversando l'università. Il sole è sceso in fretta e c'è praticamente buio. Il quartiere è perfetto per l'aperitivo e per provare il Pirlo, vero simbolo di Brescia. Al posto del prosecco che si utilizza per lo spritz, nel Pirlo si usa il vino bianco fermo. La sera tra le vie c'è un'atmosfera ancora più bella che di giorno, con tutte le vetrine artistiche illuminate. Continuiamo fino a raggiungere Piazza Paolo VI, o meglio Piazza Duomo. Con le luci della sera è tutto molto scenografico. Torneremo qui domani ovviamente per vedere le chiese all'interno. Prima di andare a cena abbiamo fatto una passeggiata per le 3 piazze principali di Brescia, che sono vicinissime tra loro, quasi collegate. Adesso siamo in Piazza della Loggia, che è in assoluto la nostra preferita. Qui accanto c'è Piazza della Vittoria e poco dopo Piazza Paolo VI. Sotto all'orologio astronomico trovate il monumento in ricordo delle vittime del terribile e vile attacco neofascista del 28 maggio 1974, avvenuto proprio qui in Piazza della Loggia.
Tra i tantissimi ristoranti che abbiamo valutato, alla fine abbiamo scelto l'Osteria I Bianchi, una trattoria tipica con piatti della tradizione. Non dimenticate di prenotare perché è molto frequentata. Paolo ha preso i casoncelli alla bresciana ed erano fantastici, ma anche i miei tagliolini erano notevoli. C'è ancora una tappa che vogliamo fare oggi prima di rientrare. Per concludere la serata siamo venuti al Cinema Moretto, che è questo alle mie spalle, che è un cinema molto molto speciale, diverso da qualsiasi altro cinema in cui siamo mai stati. È stato aperto nel 1956, ma nel 2023 ha subito una super trasformazione e speriamo di riuscire a farvi vedere la sala all'interno. Le poltrone sono comodissime e volendo si può fare anche aperitivo in sala, oppure fermarvi a bere qualcosa al bar mentre ascoltate musica jazz. Abbiamo visto Hamnet e ci è piaciuto moltissimo, anche se emotivamente provante, ve lo consigliamo. Buongiorno, ci prendiamo solo un minuto per ringraziare chi sostiene ormai da qualche tempo il nostro canale. Immagino che tutti avrete sentito parlare di NordVPN almeno una volta. Per noi è diventato un alleato fondamentale quando viaggiamo, sia all'estero che in Italia ovviamente. Lo utilizziamo per proteggere la nostra privacy online, dato che ci colleghiamo spesso a wifi pubbliche o anche banalmente a quella dell'alloggio in cui ci troviamo. Le frodi online negli ultimi anni purtroppo sono aumentate sempre di più e per questo è essenziale bloccare pagine web pericolose, navigare in modo anonimo, evitando rischi e truffe. Non solo ci protegge quando siamo in viaggio, ma lo usiamo tantissimo anche quando siamo a casa, soprattutto quando stiamo creando un itinerario per cercare i voli e gli hotel, perché localizzandoci in altri paesi riusciamo ad avere accesso a prezzi molto più competitivi. Utilizzando il link che trovate qui sotto in descrizione e nel primo commento in evidenza avrete accesso a una super offerta che vi dà diritto a un grosso sconto sui piani biennali più 4 mesi extra di utilizzo e, come sempre, ci sono 30 giorni di soddisfatti o rimborsati per provare il servizio. Grazie, speriamo che vi possa essere davvero utile. Ora torniamo a Brescia. Oggi è proprio una calda giornata di sole invernale, è piacevole passeggiare. Per colazione siamo stati in un bel locale, dove siamo tornati indietro nel tempo per un attimo, tutto a tema anni 90, con cioè sui tavoli e cassette del Festival Bar per il menù. I dolci sono pazzeschi e anche i piatti per il brunch sembrano fantastici, anche qui meglio prenotare nel weekend. Arrivati a metà di via San Faustino, il numero di persone in giro cresce in modo esponenziale e capiamo subito perché. Abbiamo lasciato Piazza della Loggia ieri sera completamente deserta e questa mattina invece c'è il mercato e la vediamo in una situazione totalmente all'opposto, non si riesce a camminare. Ci spostiamo così in piazza Paolo VI, dove uno di fianco all'altro troviamo il Palazzo del Broletto, il Duomo Nuovo e quello vecchio. La cattedrale di Santa Maria Assunta, con la sua facciata ordinata e sobria, è uno degli edifici più imponenti della città. Colpisce soprattutto per la sua grande cupola, visibile da gran parte del centro. Completamente differente è il Duomo Vecchio, chiamato anche la Rotonda per la sua forma circolare, una piccola chiesa medievale che ha conservato splendidi affreschi e una cripta con capitelli romanici. Ci è piaciuta molto la sua atmosfera più raccolta e a tratti misteriosa. Nella via parallela alla piazza troviamo la Biblioteca Querignana. Dopo un'importante opera di restauro ha riaperto il settembre scorso e noi siamo felici di poter ammirare queste sale in tutto il loro splendore. Un'eccezionale collezione di libri antichi, manoscritti e documenti conservati in alti scaffali di legno. Gli affreschi sulle volte completano l'opera. Biblioteche e librerie sono sempre i miei posti del cuore. Dove ci sono i libri c'è magia. E se volete fare qualcosa di magico per noi, potreste lasciare un mi piace al video o iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro. Grazie! Per pranzo siamo stati al caffè Gramsci, panini incredibili abbinati a caffè di grande qualità, diversi da qualsiasi altro caffè io abbia mai provato. L'ambiente poi è molto accogliente e rilassante.
Se verrete a Brescia c'è un posto che non potete proprio perdervi ed è il parco archeologico dell'antica Brixia, una delle città romane più importanti dell'Italia settentrionale. Il complesso monumentale è il meglio conservato del nord Italia e per questo è diventato patrimonio UNESCO nel 2011. Con un biglietto unico da 19 euro è possibile visitare Brixia e i 4 musei del sistema civico bresciano. La parte esterna del Capitolium è a libero accesso, mentre con il biglietto abbiamo potuto visitare le sale interne, dove si trova la Vittoria Alata in bronzo e il Santuario Repubblicano. Prima di continuare con la nostra visita al Museo di Santa Giulia, breve interruzione per la merenda, in uno dei posti che più aspettavo di vedere in città. Solo il sabato e la domenica è possibile sedersi nel ridotto del Teatro Grande per un caffè o un aperitivo. È un luogo da fiaba, con musica classica a fare da sottofondo a tanta bellezza. Voi sapete della nostra passione per i teatri, ma un caffè così difficilmente l'abbiamo visto, è stupendo, una merenda in una location così non l'abbiamo mai fatta. Sarebbe stato bello venire anche la sera quando fanno l'aperitivo con la musica jazz, deve essere molto carino. Controllate sempre gli orari sul sito, ma di solito è aperto dalle 10 alle 20. Prima di uscire abbiamo comprato una cartolina a €1 e ci siamo fatti fare il timbro del teatro, un ricordo molto originale. Dopo il viaggio in Giappone, quando vediamo dei timbri dobbiamo averli per forza. Torniamo in zona corridoio UNESCO passando dal suggestivo vicolo San Clemente. Il foro romano al momento purtroppo è chiuso per lavori. Imbocchiamo così la salita che porta alla chiesa di San Cristo. È ricoperta di affreschi, dipinti da un frate che si ispirò alle opere della Basilica di San Pietro a Roma. Per questo ancora oggi viene soprannominata la Cappella Sistina di Brescia. Pochi passi ed entriamo al Museo di Santa Giulia. Si sviluppa su una superficie di circa 14.000 metri quadrati, distribuiti su più livelli e spazi storici all'interno dell'antico complesso monastico di San Salvatore e Santa Giulia. L'esposizione racconta la storia della città di Brescia, dalla preistoria fino all'età rinascimentale. Una delle aree che ci è piaciuta di più è quella delle domus romane e aree archeologiche sotterranee. I mosaici sono così complessi e dettagliati. Da non perdere il coloratissimo Coro delle Monache che affaccia sulla basilica dell'VIII secolo e l'oratorio di Santa Maria in Solario con la sua volta stellata. Vi consigliamo di ritagliarvi almeno 2 ore per la visita. Ci lasciamo alle spalle il centro e iniziamo a camminare in salita verso la cima del Colle Cidneo per raggiungere il castello di Brescia, costruito in una posizione strategica e incredibilmente panoramica. Come ultima tappa del viaggio abbiamo deciso di venire al castello di Brescia, anche per vedere il tramonto. L'accesso al parco e al castello ovviamente è sempre gratuito. C'è una vista spettacolare, alle spalle di Paolo c'è la cupola del Duomo Nuovo, stupenda, e questo secondo noi è il punto più scenografico di tutti, con la Torre dei Prigionieri. Le mura difensive, i bastioni e i portoni d'accesso monumentali lo rendono una fortificazione molto imponente e fantastica da esplorare. Ci sono anche 2 musei e sale in cui vengono organizzate diverse mostre. Insomma, a Brescia c'è tanto da fare e da vedere. Se non l'avete ancora visitata, speriamo con questo video di avervi messo un po' di curiosità. Ed eccoci arrivati alla fine di questo breve viaggio. Avete preso appunti? Come al solito vi abbiamo raccontato tutto in ordine, potete semplicemente seguire le tappe per scoprire la città. Non possiamo darvi spoiler sui prossimi video perché sono ancora tutti in fase di ideazione, ma ci vediamo comunque tra 2 settimane, chissà da dove. Nel frattempo, se non l'avete ancora visto, recuperate il viaggio in Australia, ve lo mettiamo qui a destra. Grazie come sempre per essere qui. A presto, un abbraccio, ciao ciao! Ciao!